Ciao ragazzi, bentornati su A Quiet Place per questo nuovo episodio. Intanto vado a fare continua perché non ho iniziato da qua perché non sapevo se poi potevo parlare, quindi insomma, allora la foresta sì, giorno 119. La storia della coda dello scoiattolo grigio. La coda dello scoiattolo grigio non ha solo un aspetto carino, la coda è lo strumento più importante dello scoiattolo grigio, infatti la usa per stare in equilibrio, comunicare con gli altri scoiattoli, soprattutto per rimanere al sicuro. Le api non bastano mai. Un terzo delle culture alimentari del mondo dipende dagli impollinatori animali, come le api per riprodursi. Perciò, anche se vi fanno paura, lasciateli in pace, hanno un lavoro da completare. Ah, questi sono tutti disegni, questo è di Joy. Ok. Allora, bisogna che stiamo anche attenti ovviamente a dove eh, passiamo perché potrebbe fare il rumore in base alla superficie, quindi insomma, bisogna stare molto molto attenti. Comunque sono dei maledetti, ti mettono le lattine proprio per terra in mezzo, così tu non te ne accorgi e boom, mannaggia che maledetti.
Ma porca miseria. Ma io non l'ho toccata. Pensavo si potesse fare qualcosa con sta roba. Chi va là? Oh, il gufo della Virginia. Il viso dei gufi può sembrare buffo, ma in realtà li rende grandi ascoltatori. La forma del viso infatti incanala le onde sonore verso le loro orecchie e poiché possono girare la testa quasi completamente riescono a sentire anche i suoni più impercettibili. Disegno di Team G, prima media. Ma per caso ci stanno cercando? Quello... Lei non l'ho riconosciuta. Lui poi l'ho visto e ho detto, ma è quello che... come si chiamava? Mark, Rick, non mi ricordo adesso il nome. È lui. È quello che aveva il potere, diciamo, ultimamente, di gestire un po' tutte le risorse. Sì, ecco, il nostro obiettivo è seguire i binari, dare ascolto a quello che ci ha detto nostro padre e niente, questo è. Però mi sa che fra poco dovremmo curarci perché i polmoni non stanno tanto bene. Polvere. Una grande quantità di polvere in un'area specifica può aumentare la quantità di stress da asma. E porca miseria. Cerca di evitarla, se non puoi limita la tua permanenza in quel luogo. Ricorda che puoi usare gli inalatori per avere un po' di immunità. Sì, ma che sfiga.
superare le voragini. Con l'aiuto di una o più assi puoi attraversare le voragini nel terreno. Ok. Ecco, pure questo. Un oggetto pesante, quindi portarla in giro aumenterà il nostro stress. Aiuto. Jay, eri occupato quando sono arrivato, ma volevo solo dirti grazie per l'interessamento dell'altro giorno. Sto ancora aspettando di ricevere un nuovo inalatore, ma almeno per ora ho delle pillole. Le pillole non sono efficaci come gli inalatori, ma sono meglio di niente. Le terrò a portata di mano nel caso in cui dovesse verificarsi un altro episodio, promesso. Rafael. Allora, serve un asse, ma quella di fianco cos'era? Non erano delle assi, volendo. Ok. Ragazzi, ho tolto la tavola più grande dal mucchio per un motivo. Finché non finiremo i lavori dovremo usare quell'asse per attraversare il fossato. Ah, ecco, ok, quindi questa è più grande rispetto a quelle che abbiamo visto, però se ne mettevi due comunque potevi farcela. Non vi piace l'idea? Se avete un piano migliore sono tutto orecchi, fino ad allora usate quella dannata asse, J. Ma scusate, ma... quale chiave ho trovato? Domanda, eh? Cioè, ho capito, devo mettere la chiave lì, fare il giro, andare di nuovo su, aprire la porta, mettere l'asse, cioè, per tornare qui. E poi grazie al cavolo che questa soffre d'asma, ci credo, è normale.
Cioè, comunque... Porca miseria, ho parlato. Ho sbagliato. E vabbè. Aiuto. Ok, mi ha salvato vicino. Quello che volevo dire, mettendo l'asse abbiamo fatto più rumore che passando l'asse dalla finestrella, volendo, eh. Però va bene. Comunque, mannaggia la polvere, veramente. Mannaggia la polvere. Comunque sta qui per uno spavento, mi fa consumare vabbè.
Si prega di leggere, non parlare. Sono il caporale Shibata della Guardia Nazionale. Se avete bisogno di un riparo, potete venire con me in un avamposto non lontano da qui. Ma se farete rumore non potrò aiutarvi. Se volete venire fate un cenno e seguitemi. Mi sa che non ha fatto una grandissima fine, comunque i binari sono bloccati. Ah, ok, si chiama Mark. Allora avevo ragione. Comunque è morto. Mi fa tristezza? Assolutamente no, era un bastardo, quindi va bene così. Mannaggia me che per esplorare mi, mi complico la vita. E vabbè, oh, io sono fatto così, mi piace esplorare.
Vanno a dormire che ancora c'è il sole. Apro io la porta, ci si vede. Jay. Ah, qui posso parlare. Ok. Dad. Oh God. No, no, no. Almeno possiamo parlare che già è cosa... È già cosa buona, ragazzi, onestamente. Che dite? Non è malaccio. Fa vedere c'è qualcosa. Qua siamo al massimo. La torcia non la uso mai, tra l'altro. Forse dovrei usarla. Ma ora mi sentono? No, come no? C'era il coso che mi sentivano. Tenere il tempo di Chloe Larson, un'altra prova, un'altra pastiglia, un'altra occasione per essere figlia, tic tic tic, un libro consunto, messaggi da inviare, una visita che preferivo evitare, tic tic, un padre preoccupato, una madre disperata, mentre prova a restare equilibrata, tic, non molto da fare, troppo da dire, quest'altro giorno che sta per finire, impresso sulla poesia, primo posto, l'ansia di James Stream, concorso di poesia per ragazzi. Ah, ok. Daniel voleva allontanarla, ha scritto, è troppo pericoloso, potrebbe farci uccidere, e io ho risposto, se non la aiutiamo meritiamo di essere uccisi. La sua mascella si è contratta, come quando sa che non vincerà una discussione. Ho aperto una scatola di spaghetti per lei, era così piccola che pensavo sarebbero stati sufficienti. Invece Jill se li ha divorati in circa 90 secondi. Così sono andata in dispensa per prenderle altro. Non ho notato che mi seguiva, stavo osservando tutte le lattine con gli occhi più spalancati che abbia mai visto. Tornate al tavolo, ha scritto. È tutto vostro, le ho risposto. Nostro, Jill è nostro. Non vedevo un sorriso così puro da prima che Chloe si ammalasse.
Avrei voluto che Daniel lo vedesse, ma era sparito. Alla fine l'ho trovato seduto sul letto di Chloe con la porta chiusa. Quando l'ho aperta si è alzato per far sembrare che stesse rifacendo il letto per Jill, ma ho riconosciuto subito l'espressione del suo viso. Come non riconoscerla? Era terrorizzato ma anche incredibilmente concentrato. Era lo stesso modo in cui guardava Chloe verso la fine, come se volesse imprimersi nel cervello ogni dettaglio del suo volto. Non so da quanto Jill non si lavasse i denti, gli ho dato uno spazzolino di riserva e un po' di dentifricio, e quando l'ha sputato nel secchio era rosso vivo, le sue gengive erano così sensibili che tutta la bocca sanguinava. Ho visto del sangue che le colava sul mento e mi sono girata per cercare uno straccio, ma Daniel era già lì. Le ha pulito il sangue dal viso, non credo che l'abbia guardata negli occhi per tutto il tempo. Una volta finito lei l'ho abbracciato per non so quanto tempo. Lui è tornato a guardarmi con la stessa paura negli occhi. Ho mostrato a Jill la stanza di Chloe. Daniel non è entrato ma si è appoggiato allo stipite della porta. Le ho rimboccato le coperte e mentre lo facevo ho sentito il mio cuore balzare nel petto. Non avevo più rimboccato le coperte a nessuno dopo l'ultima notte di Chloe e allora ho capito perché Daniel sembrava così spaventato. Mi sigillava il cuore al pensiero che ci fosse anche solo la possibilità di rivivere quel tipo di perdita. Sono rimasta lì, immobile, finché Jill non ha preso carta e penna. Ha scritto: "Andate entrambi a letto?" E io le ho risposto: "Sì, ma non preoccuparti, le porte e le finestre sono chiuse a chiave. Niente potrà farti del male, sei al sicuro." In quel momento ho capito che avrei ucciso chiunque o qualsiasi cosa volesse anche solo sfiorarla. Daniel si è offerto di portare Jill a pescare, era davvero spaventato, ma ci stava provando. E non esiste un gesto più coraggioso di questo. Jill non sarà mai Chloe, ma non serve che lo sia. Non so se devo andare là o di qua, io sto un po' andando a sentimento, ho paura che purtroppo non trovo delle cose secondarie, quindi è per questo che mi faccio i complessi. Allora, 01/10/2010. Mamma e papà sono proprio degli imbranati, mi hanno regalato una torta per festeggiare la vittoria del concorso di poesia per ragazzi. Ah, ok, ecco, ci ricolleghiamo a quello di sotto. E mamma ha intonato tanti auguri a te, ma dicendo tante vittorie a te, che non ha nemmeno senso. La torta aveva probabilmente 100 candeline e papà le ha accese tutte. Quando ho chiesto perché mi hanno risposto che è una cosa davvero importante e merita una grande festa. Che imbranati! 02/10/2010, sono le 2 di notte, ora ho capito perché mamma voleva cantarmi tanti auguri, pensavo che questa potesse essere la sua ultima occasione per farlo. 03, ho passato mezza giornata a rileggere le mie poesie con papà, volevo usare i soldi del premio per scrivere un libro, ma non lo so, rileggendole semplicemente non mi piacciono, nessuna di loro, secondo papà è il dolore che prova a mettermi di cattivo umore. Penso abbia ragione. 06, negli ultimi 2 giorni non sono stata in forma, quindi mi sono riposata. Poi ho riposato e riposato. Ricordo quando i miei amici venivano a trovarmi. Quando tutti dicevano hai solo bisogno di riposare, ti rimetterai in piedi, ma in men che non si dica. Sono passati mesi da quando ho visto Dylan, Rachel ancora di più.
Immagino sia scocciante vedere morire la tua migliore amica. Vabbè, basta sarcasmo del cavolo. Passiamo ora alle buone notizie. Mamma e papà hanno passato gli ultimi 2 giorni a organizzare le mie poesie in una prima bozza del mio libro. È ancora troppo breve, mi hanno detto di non leggerlo finché non mi sento meglio, ma pensano che sarà qualcosa di veramente speciale. Sono i miei genitori, quindi è ovvio che mi supportino. Sì, sì, e sinceramente non so che cacchio farei senza di loro. 21:10 sono stata in ospedale, troppo sedata e incasinata per scrivere, volevano che restassi più a lungo. Ma se ci avviciniamo alla fine io voglio tornare a casa, voglio stare in mezzo alle mie cose nella mia stanza e dormire nel mio letto. Voglio che mamma e papà mi rimbocchino le coperte come facevano quando avevo 5 anni. E voglio credere che mi sveglierò con l'odore delle frittelle di papà, con la pancetta dello sciroppo d'acero, mentre sento la mamma che canta un intero musical da sola. Questo è ciò che voglio, accadrà di nuovo, sono sicura. Il 22 ha detto solo vorrei soltanto. Quindi penso che dopo il 22 sia passata a miglior vita. Insomma, quindi era... Vabbè, immagino abbia tipo avuto un tumore o cose del genere. Poesia, uno spettacolo di prove dal vivo di Chloe Larson. Ignorate la mia voce, fa schifo. È bella questa cosa che dentro al gioco tu leggi anche di altre storie, di altre persone, di che fine hanno fatto. È una cosa che sto apprezzando veramente tanto. Oggetti lanciabili. Lanciando degli oggetti può creare una distrazione temporanea. Ok.
Sì, ho capito, però, cioè, come si fa? Vabbè, ho capito, però scusate, Non per dire, ma... Vabbè. Non c'ha senso sta roba. Ma cosa? Ma cosa? Vabbè, ragazzi, ma non mi ha mai sentito. Io ho tirato il... Dove era lui, il mattone?
Comunque sta parte è veramente terribile, cioè difficile, molto complessa però. Cioè la cosa del distrarre il mostro, sì, ok, però cioè comunque anche dopo che tu lo distrai in un certo punto lui comunque tornerà dove era prima vicino a te. Magicamente sa dove sei, cioè no, non c'ha senso. Allora, c'è mancato poco, è un incubo. Prima Laura, poi quella creatura, va sempre peggio. Aveva una pistola, ma non penso voglia farmi del male, almeno finché porto in grembo suo nipote. Preferisco proseguire da sola che lasciarmi catturare. Comunque abbiamo preso tutto, eh. Siamo stati bravissimi. Comunque, di sto passo il mostro ci seguirà anche al cesso. Veramente. Giorno 1? Ah, torniamo al passato. Alex? You feeling better? Yeah. God, that was embarrassing. Everyone gets overwhelmed sometimes. You good to head back? Sure. Ah. Ma torniamo al primo giorno in cui eravamo qua. Che si collega, penso, all'inizio sì del gioco proprio. Ok. Mo' ci siamo. Where's Martin? I told him to go do the dishes. Oh, During your attack, he didn't know what to do with himself, so I... gave him something to do. Got it. He really cares about you. He's never seen me like that. But you had asthma when you were little. It was different. And I had it under control by middle school. When did you come back? I don't get it. I remember when I lost my mother. I didn't know love could hurt like that. What kept you going? I was pregnant with Martin. I had to keep going. Hey, please don't tell my dad about the asthma attack. My lips are sealed.
You see last night's game? The clown show. I mean, it'll be a miracle if they make the playoffs. Hey, Alex, single or double? Single. Thanks, Robert. I live to serve. And don't you forget it. Never mind me. How you doing, Dad? Good birthday so far? Dad? Fine, sweetheart. I'm fine. Are you all right? You look pale. Oh, yeah, I just, Alex, you mind grabbing the beer? not at all. Ah, quindi abbiamo un po'... Laura ci mette sempre una pezza. Comunque qui il rapporto con Laura era abbastanza buono, mi sembra, di vedere. Poi vabbè, qua siamo prima di tutto quello che è successo, giorno 1 proprio, quindi l'inizio. Quindi immagino che vedremo un po' come tutto è iniziato e certo che vedere la vita prima e la vita dopo fa un certo effetto, onestamente, eh? Fa molto effetto. Ma queste strisce? Impossibile interagire. Ma che cazzo? Vabbè, non facciamoci domande. Ma posso anche entrare in casa volendo? Domanda, eh? Se uno volesse un attimo esplorare. No. Però visto che c'era qualcosa... Cos'è, YouTube, tipo? Vabbè, penso che non ci sia molto da esplorare in realtà in questo flashback. Credo. Non posso correre. Questo comunque è rimasto. Il fatto di non poter correre. Attenzione. Ah, qui abbiamo un sacco di cose. Aspetta. Primavera 2008. Scritto a penna rossa. Martin, ecco l'album che volevi. Quando hai finito riportalo dentro. Non voglio che rimanga nel capanno. Mamma, scritto a matita. Sì, mi ricorderò, Martin. A me non so la combinazione, però. Autunno 2010. Estate 2009. Note per il rompicapo di Alex. Di compleanno di Alex. Ottenere le foto dell'album. Prendere una delle vecchie valigette di papà. Incidere i numeri e assicurarsi che il rompicapo funzioni. Prendere il regalo da mettere nella valigetta. Cosa regalarle? Qualcosa di legato alla musica? Forse un cucciolo? No, non starebbe bene dentro una valigetta. Scrivere un biglietto di compleanno ad Alex. Ricordarle che il suo compleanno è anche l'anniversario della nostra amicizia, che sarà sempre la mia migliore amica. Chiedere di mettersi con me? Da vedere è strano chiedere un biglietto di compleanno, beh, in effetti. Allora, anniversario della nostra amicizia. Quindi immagino che 2008 sarà? Ma no. Non penso proprio. E dov'è che posso però... Cioè, domanda, eh. Sì, però io volevo trovare il modo di aprire sta valigetta. 2008. Ma porca miseria, quale potrebbe essere un 986? Così debotto, il numero della macchina? Non lo so, mi sembra un po' una stronzata, però si potrebbe provare effettivamente. 986, anche perché è l'unica. Proviamo, ma non costa niente provare. Ma io non so cosa... Quale potrebbe essere il codice? Aiuto. Ma non è che ce lo danno dopo? Ho paura che mi salti... Ho paura che...
Qui c'è un fucile? Whoa. Quale potrebbe essere la password? Ah, devo mettere qua la cosa. Ah. Ecco perché non potevo interagirci. Alex, can I talk to you for a sec? Forse è meglio parlare con Martin, sì, dai. Martin, tu sai la password della cassaforte? Cioè della cassaforte, della valigetta? Sì, è inutile che mi saluti, Alex, te vedo. Poi Alex, Martin, che è Alex? Sto a dire. Se non siamo noi, Alex. Hey, Hi. I just wanted to say I know. I'm really sorry. I didn't know that you'd... It's okay, really. I just... I thought you'd laugh. You know, on the plus side, you get to brag to all your friends at school. I do? Yeah. You can tell them that you finally took a girl's breath away. Wow. I hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? Yeah. Martin, I can't find the bottle opener. Can you... On it. Wanna help me look? Sure. Quindi si entra in casa ora. Mi sa di sì. Così ad occhio. Perfetto. Sono entrato. Sono entrata, Martin. Non ti preoccupa. Va tutto bene, eh. Sta un po' in crisi, buon Martin. È la mia impressione o è diventato ancora più carino? Vabbè. Allora ragazzi, direi che per il momento ci fermiamo qui. Episodio bello lungo, bello intenso, tante cose. Posso sbloccare roba nel frattempo? Ho un sacco di crediti, dai, compriamo qualcosa, ma sì, ma perché no? Così intanto le guardiamo. Questo è un po' l'inizio, infatti c'è il ranch, c'è tutto. Figata. Fammi vedere altre cose. Oh, questo è l'ospedale. Eravamo prima. No, ho sbagliato, devo cliccare di sì. Fammi vedere. Bellissimo. Mi piacciono questi concept art, onestamente, sono molto belli. Ti fa vedere un po' com'era un po' lo sviluppo, le varie cose. Figata. Personaggi? Ah, ok. Questo è Martin. Vabbè, lo conosciamo, ce l'abbiamo adesso qua. Questo è Tanjiro. Jessica. Questa è Laura, si vede lontano 1,5 km. Questo è Mark, vero? Mark. Questo è simpatico. Animazioni. Ammazza, tutte le animazioni. Riconoscimenti. Vabbè, non abbiamo ancora sbloccato altro. Ragazzi, io vi ringrazio tanto a questo punto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao!